Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Chaka Khan. Questa è una cover tra l'altro molto recente e che mi sta molto a cuore. Io non l'ho mai ascoltata prima la sua versione, ma è una canzone veramente immortale, una delle mie preferite in assoluto. E si tratta di The Show Must Go On dei Queen. È una canzone immortale, è una canzone difficilissima, ha un peso interpretativo, emotivo e anche una difficoltà tecnica imbarazzante. Io le poche volte che ho provato a cantarla mi sono trovato veramente schiacciato da un brano così iconico, quindi sono veramente molto curioso di andare a sentire cosa farà Chaka Khan. Non ho mai visto questa sua esibizione e la commenterò insieme a voi, dando una reaction e anche un'analisi di tecnica vocale. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ma andiamo ad ascoltare insieme. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we'll know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Not a hero, not a mindless crime behind a curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. Wow. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Wow, allora intanto voglio subito controllare se la tonalità è quella originale o è stata cambiata. Intanto bellissima questa versione orchestrale, diversa dall'originale, particolare, molto molto efficace. Vediamo un po'. Ok, no, siamo nella tonalità originale, quindi assolutamente non è stato cambiato, appunto, non è stata cambiata l'intonazione. Chiaramente però la sua voce è completamente diversa da quella di Freddie Mercury, e infatti è una reinterpretazione totalmente inedita, e questo è un valore non da poco, perché è una canzone talmente tanto conosciuta nella sua versione originale che è difficile non scadere nell'imitazione quando si cerca appunto di affrontarla, perché già l'originale è inarrivabile, e quindi è un valore aggiunto ancora maggiore il fatto che la reinterpreti a modo suo, con un timbro completamente diverso appunto da quello di Freddie Mercury, quindi non è assolutamente un'imitazione ma una sua reinterpretazione. E mi colpisce moltissimo questo graffiato che abbiamo sentito anche in altre esibizioni sue, ma che qui è particolare, sembra, non capisco se è una distorsione glottica, ma è strana. È una distorsione glottica un po' ariosa, secondo me sì, è una distorsione ariosa. Però è particolare perché entra ed esce questa distorsione, non vorrei che avesse proprio un aiutino, non so come dire, un qualcosa che a livello di conformazione delle corde vocali lo aiutano a emettere questo tipo di distorsione, anche se abbiamo sentito che quando parla non ha assolutamente un timbro distorto, ma non lo so, particolare, veramente ha un timbro unico, veramente unico, e riesce a poi andiamo avanti, riesce a rendere queste note già molto alte, perché qua siamo su un Si della quarta ottava nel ritornello, e te le fa sentire come se fossero di petto,
anche se assolutamente non lo sono, è sempre in mix, in buona parte è un mix in M2, ma sembra veramente sempre voce di petto, perché ha un po' questo graffio, un po' questi armonici gravi che va a enfatizzare in qualche modo, e quindi il suono diventa veramente grosso, pieno, potente. Bravissimo. Ma andiamo avanti e continuiamo ad ascoltare. Qui sale. Whatever happens, I'll leave it all to change. Not a heartache, not a failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? Guess I'm learning I must be woman now. I should be turning, run a corner now. Outside the dawn is breaking, but it's out in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Show must go on. Show must go on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday grow but never die. We will fly unafraid. Show must go on. Yeah, yeah, yeah. Show must go on. I'm never giving in. I'll let this show. Show must go on. Ooh, it's up the bill. I'll overkill. I have to find a will to carry on. Allora, molto bravo. Questa, diciamo, allora, diciamo le cose che non mi sono piaciute tanto, perché la base, secondo me, non è così efficace, ma lì non è un problema suo, è un problema proprio della base, della scelta della base. Ci sono questi cori registrati non particolarmente efficaci che, insomma, preferisco la versione originale, però io sono veramente un super fan dei Queen e di questa canzone nella sua versione originale, e quindi sono un po' di parte su questa cosa. E io, da questo punto di vista, che credo che questa sia una canzone che non possa cantare nessuno, non la può cantare nessun altro se non Freddie Mercury. Tra l'altro dobbiamo pensare che Freddie Mercury l'ha cantata mentre stava morendo, non è una canzone scritta da lui, l'ha scritta Brian May per lui, però è una canzone veramente, se ci pensiamo, emotivamente gigantesca, perché Freddie Mercury l'ha registrata mentre stava per morire, infatti è morto non molto tempo dopo, e sta dicendo invece The show must go on, lo show deve continuare. È una cosa assurda, ok? Quindi è una canzone assolutamente incantabile, secondo me. Partiamo da questo presupposto. Detto questo, lui è stato eccezionale perché, come dicevo prima,
è riuscito a renderla sua, a reinterpretarla e a rifarla appunto in maniera nuova. L'ho trovato un po' in difficoltà in certi punti, sarò sincero, io devo dire le cose come stanno, e voglio che in questo canale ci sia molta sincerità. In certi punti si è un po' sforzato, è andato un po' a cercare questa distorsione un po' troppo marcata, che l'ha portato anche a far spezzare la voce in certi punti, nei punti cruciali, e è arrivato alle note acute in modo molto aggressivo, molto spinto. Questo gli ha fatto perdere un po' di controllo. Però, detto questo, ricordiamoci che è una one take registrata in casa, probabilmente da seduto, mi sembra, quindi tanta roba, cioè anche solo per il coraggio di fare una cover del genere, veramente tanta roba. Però sì, insomma, questo è un brano veramente molto difficile, ecco, teniamo conto di questo. Vorrei riascoltare la parte, diciamo, centrale. Beh, la strofa mi è piaciuta tantissimo, è riuscita a dare veramente la giusta emotività alle frasi che va a cantare. Riascoltiamo un po' questa parte. Not a failed romance, on and on. Does anybody know what we are living for? Sentite qua, è molto preciso, molto agile, distorsione stabile, controllata, perfetto, suono e interpretazione molto emotiva e molto efficace, bravissimo, questo veramente niente da dire, super. Guess I'm learning I must be woman now. I should be turning. Ecco, forse un po' sulla pronuncia si potrebbe migliorare, però d'altra parte non è madrelingua, anch'io non riuscirei a fare molto di meglio di quello che sta facendo lui adesso, quindi anche questo sorvoliamo, però è una cosa che sicuramente un po' si nota. Run a corner now. Outside the dawn is breaking, but it's out in the dark. I'm making to be free. Show must go on. Ecco, da qui in poi inizia un po' a spingere. Sentite già su questo show must go on e inizia già a essere un po' instabile, un po' sforzato, però piccole cose, ci sono cose che sento io da nerd della voce, però diciamo che magari un ascoltatore, diciamo un fruitore, non un addetto ai lavori, magari non se ne accorge nemmeno. Però insomma io devo e voglio andare a analizzare tecnicamente quello che fanno questi cantanti straordinari. Io non riuscirei neanche a cantare la metà di quello che sta cantando lui, intendiamoci, quindi è veramente su un livello estremamente alto, però diciamo che ci sono anche delle piccole cose che non sono riuscite, ecco. Andiamo avanti. So must go on. Già meglio, bravo. Perfetto. Still stays on. Ecco, questi cori sono abbastanza inutili perché qua ci sarebbe l'assolo di Brian May. Chiaramente questa, essendo una versione orchestrale, l'assolo non ci può essere, quindi è stato tappato il buco in questo modo. Vabbè, dai, ci può stare. Andiamo avanti. Qua c'è una parte strumentale abbastanza lunga e poi c'è lo special, che è la parte più bella della canzone, secondo me. C'è questo momento quasi di rinascita, non so come dire, di speranza, che ti avvolge anche con le note, che sia della voce sia della base strumentale e del testo anche, e per poi ritornare alla pesantezza della realtà, della drammaticità, della tragicità del reale, ok? Andiamo avanti. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday grow but never die. We will fly over. Bravo, anche questo acuto l'ha fatto un po' più pulito, perfetto, non è andato a spingere in maniera eccessiva, ed è riuscito sì qua a interpretarlo. Infatti vedete anche
è riuscito a interpretare queste frasi dello special in maniera più speranzosa, più felice, meno drammatica. Infatti ha il sorriso sulle labbra, quindi è molto importante questa cosa anche dal punto di vista della mimica facciale, perché è appunto il significato di quella parte della canzone è quello, ok? Invece qua ritorna invece il ritornello più drammatico. Qua avete sentito che si è spezzata un po' la voce, perché siamo su fraseggi veramente molto alti. Lui sta cercando di mantenere una connessione con la sua voce di petto, ma sta lavorando su delle note veramente troppo alte per poter essere fatte di petto, e infatti in certi punti la voce un po' si rompe, ma è normale che sia così. Qua basterebbe alleggerire un po' di più, mantenere questa timbrica aggressiva, distorta, un po' come ha fatto prima nell'acuto dello special, ma mantenere queste posizioni anche nella parte finale, che incalza sempre di più e va a fare delle note veramente molto alte. La nota più alta tocca, se non sbaglio, un Re 5, quindi se la vuoi fare di petto è veramente impegnativo. Questa è una delle note più difficili della canzone. Se siete cantanti, avete mai provato almeno una volta nella vita a cantare questa canzone, vi siete accorti subito che quel I'll face it with a grin è veramente una frase terribile, perché è altissima e hai questa I da dover mantenere in voce piena, anche se vorrebbe in quel punto, in quella nota, andare in falsetto, e infatti lui qui ha avuto un po' di difficoltà, l'ha dovuta spingere molto per farla uscire. La distorsione è veramente molto massiccia, però si sente che c'è anche molta massa che va a cercare, e infatti è un po' spinto. Proviamo a riascoltarlo di nuovo. Qua però poi si pulisce il suono, quindi in realtà è consapevole di quello che sta facendo, probabilmente è proprio una sua scelta, la sua scelta di voler dare voler trasmettere questa carica emotiva con questa sensazione di sforzo anche fisico, ok? Secondo me è proprio voluto e scelto, perché l'ho sentito fare anche in altre canzoni, note altrettanto alte ma con facilità e con leggerezza, quindi credo che sia proprio una scelta, perché il brano è veramente pesante, quindi ha voluto cercare questa pesantezza anche in maniera fisica. Qui dovrebbe già essere un Re, sì, praticamente tocca un Re 5 già qui, quindi tanta roba. Ok, bellissimo questo melisma che ha fatto alla fine, anche se lo trovo un po' fuori contesto, nel senso che diciamo che non è riuscito a dare il giusto peso a quel show finale, perché era quella l'ultima nota che doveva cantare, che canta Freddie Mercury nella versione studio. L'ha fatto in maniera un po' sforzata, un po' calante, quindi alla fine ha voluto mettere questo melisma finale per, diciamo, concludere in bellezza mettendoci un po' di effetti speciali. Bravissimo, io non sarei in grado di fare un melisma così articolato e preciso, pazzesco, incredibile, magari improvvisato sul momento, quindi assolutamente un alieno, però è fuori contesto, nel senso che si poteva evitare, magari. Mio parere, ovviamente, io vi sto dando un parere mio da cantante e da insegnante di canto, per il mio gusto, ovviamente non sto dettando legge, non sto dando delle verità assolute.
Però fatemi sapere anche voi nei commenti, mi piacerebbe avere un dialogo e un dibattito con voi, mi raccomando in maniera educata e non insultatemi. Comunque, riascoltiamo quest'ultima nota finale. Show must go. Sentite che si stava spezzando un po' la voce in quel punto. Show must go. Melisma bellissimo, però sì. Va bene, se l'è portata a casa in maniera eccellente. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. È un cantante che mi piace moltissimo. Ho voluto analizzare questa Show Must Go On, anche se avevo molta paura di quello che avrei potuto ascoltare, ma sicuramente farò altre reaction su Chaka Khan e lo analizzerò, lo approfondirò meglio insieme a voi. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lui. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!